e benvenuti nel video delle locations del film di Neil Jordan, Intervista col vampiro. Yeah! Il film, tratto dal romanzo dell'autrice Anna Rice, che personalmente adoro e purtroppo è venuta da poco a mancare, infatti ci sono rimasta malissimo, è stato girato in diversi luoghi, tra cui Parigi, Londra, in Louisiana e anche San Francisco. È da tantissimo che voglio fare questo video e finalmente mi sono decisa a farlo adesso. Diciamo che è il mio piccolo omaggio a un'attrice che adoro. Tutti i luoghi delle locations sono visibili e aperti al pubblico. Purtroppo alcune locations del film sono state distrutte dall'uragano Katrina e quindi eviterò di farvele vedere. Io adoro questo film e anche il libro da cui è tratto. Il film soprattutto l'ho visto 1800 volte ed è uno di quei film che non mi stanco mai di rivedere. Il film si apre con Louis che racconta la storia al giornalista nel fittizio hotel St. Martin's che si trova nel centro di San Francisco. È un alto palazzo a forma di tramezzino, come potete vedere. Mamma mia, comunque si sentono già tantissimo le atmosfere del film già da qui e siamo all'inizio. La tenuta di Louis si trova a Oak Valley, in Louisiana. È stata costruita tra il 1700... Ok, venitemi a prendere! È stata costruita tra il 1787 e il 1790. È una delle case più antiche della Louisiana. La vediamo benissimo all'inizio della storia, quando Louis passa proprio da qui e arriva alla tenuta a cavallo percorrendo esattamente questa strada. Gli interni della tenuta invece e anche qualche scena esterna, infatti come costruzione è abbastanza simile, come potete vedere, alla tenuta precedente, e si trova appena poco più a ovest di New Orleans. Purtroppo non ce la fa visitare dentro. In una scena vediamo fuori da queste due finestre passare qui l'estate e Louis di notte durante la festa. In questa location invece l'estate, Louis e anche Claudia, adoro Claudia in questo film, prendono una nave per esplorare gli altri paesi. Qui è rimasto veramente molto simile. Guarda lì, ci sono anche gli stessi lampioni, le stesse ringhiere, anche lo stesso gazebo qui. Il gazebo si vede anche in lontananza mentre parlano camminando, tanto vi allego lo screenshot. Cavallo. Claudia finge di cercare la mamma seduta su una panchina e una signora le si siede accanto per consolarla. La panchina era proprio qui. Si vedono nel film anche questi archi, ovviamente ci sono questi lavori del cazzo, non vedo la panchina. Ah, mi sa che hanno rimosso proprio anche le panchine, bastardi. La casa di Lestat e Louis si trova qui vicinissimo, proprio qui dietro l'angolo, anche se gli interni sono stati girati ai Pinewood Studios. Ecco qui, fuori dalla ringhiera appoggiata vediamo Claudia parlare con Louis di Lestat. Si appoggiava proprio qui, no? Fantastico. Ci spostiamo adesso a Parigi, dove si trova la sala grande dell'hotel a Parigi, per l'appunto, in cui soggiornano Louis e Claudia quando si sono ormai vendicati di Lestat. Si tratta del Palais Garnier. E tra l'altro è anche il teatro dell'opera infestato da Eric, il fantasma del Gaston Leroux, nel romanzo Phantom of the Opera. Peccato ci sono pochissime foto panoramiche dentro e non rendono per niente giustizia. Questa sembra di essersi fatti di acidi. Qui montano per un evento, boh. Il cinema in cui Louis guarda per la prima volta l'alba su pellicola era il Coliseum a New Orleans, che purtroppo è stato distrutto dall'uragano Katrina e mai più ricostruito, quindi eviterò di farvelo vedere. Comunque, l'interno invece è stato girato al Phoenix Cinema a nord di Londra. Questa cosa del perché comunque abbiano scelto di girare l'interno del cinema a Londra e l'esterno a New Orleans può sembrare strana. Non perché sia inusuale usare per l'interno una location e per l'esterno un'altra, anzi, in effetti però sono due locations veramente tanto distanti tra loro e a Londra non sono state girate altre scene. Sembra assurdo che non abbiano trovato un cinema che soddisfasse le loro esigenze più vicino, ecco. In realtà la spiegazione è semplice. Inizialmente
Sono state girate diverse altre scene a Londra che però in fase di montaggio sono state tagliate, quindi probabilmente hanno girato qui le scene del cinema mentre nel solito periodo giravano anche quelle londinesi. Ecco la casa dove Louis, una volta uscito dal cinema, trova verso la fine del film Lestat, molto debole. Qui siamo di nuovo a New Orleans. Louis passa proprio qui davanti e gira l'angolo entrando poi nella casa. Direi che è ancora conciata abbastanza male. Per ultimo, ma non meno importante, abbiamo il ponte che percorre in auto nel finale il giornalista. Incontra anche Lestat nella macchina mentre ascolta la registrazione fatta nell'intervista a Louis. Il video delle locations di Intervista col vampiro termina qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!